C'è un proverbio indù vecchio quanto il mondo che dice: se la malattia si accanisce contro di te, cambia casa. Non dice vai dal medico. E qual è allora la casa dove devo andare ad abitare? Semplice, il sito megalitico. E lì è cominciato tutta una riflessione, uno studio particolare dove mi ha portato a valutare i monumenti in base alle frequenze. Se uno sosta in un punto dove c'è un nodo di Hartmann, c'è una dispersione energetica in quel punto, viene toccato dal nostro corpo e in quel punto si può formare un disagio. Buonasera a tutti, io sono Mauro, mi occupo da tantissimi anni di tutto quello che riguarda l'ambiente, l'archeologia e il benessere. E tutto nasce intorno agli anni '80, appassionato di archeologia, inizio a fare un po' di ricerche nel territorio e inizio a scoprire qualcosa che ufficialmente non ho scoperto e sono venute fuori un po' di monumenti che mi hanno poi così dato il merito di quanto avevo scoperto, nominandomi anche ispettore ad onore dei beni culturali. Mai l'avessero fatto, perché poi si sono pentiti nel tempo, però diciamo che in quel momento era valido perché ogni momento segnalavo qualcosa. Questa mia passione però mi ha portato a girare un po' il territorio e valutare intorno tutto quello che ci circondava. Però a un certo momento nasce qualcosa di strano, di diverso. A seguito di un incontro con un rabdomante che cercava l'acqua, è successo qualcosa di imponderabile. Io curioso come sono, che devo andare a capire, a me non girava nulla la famosa bacchetta, no? Non girava nulla. Dopo 4 giorni di esistenza ha cominciato a muoversi, a che ho detto, siccome dovevo trovare qualche monumento legato al culto delle acque, sicuramente mi avrebbe agevolato perché conoscendo già i siti, sentendo l'acqua mi avrebbe portato a trovare qualcosa che era una ricerca che durava ormai da anni. In realtà poi avevo già trovato. Quindi vado nella tomba dei giganti che c'è a Paua di Mizzani e lì comincia a uscire fuori questa energia, questa forza che era proprio davanti alla stella della tomba. Ho detto, boh, che strano, hanno costruito un monumento dove passa l'acqua. Comunque, la curiosità rimaneva, vado a controllare subito la seconda tomba. Boom, punto e a capo, stessa situazione. Ho detto, siamo capitati bene qui, ci vogliono prendere in giro. Non contento di quello, ne ho controllato le 3 esistenti da Zachena. Sempre lo stesso risultato. Quindi c'era qualcosa di inequivocabile, che non era un fatto a sé stante, ma una cosa ben definita. Perché avevo il numero di professor Ridio a Cagliari, siccome eravamo già stavamo facendo delle ricerche anche su altri campi, dico professor, mi capita così e così che insegnare proprio davanti alla stele. Mi ha detto, ma magari fate un giro e controllate altre zone dove non c'è il granito, perché il granito può essere un fattore determinante, che ci sono delle radiazioni prodotte di solito ci sono delle radiazioni che escono dal sottosuolo, quindi può essere anche quello. E così ho fatto. Sono stato una settimana in giro per la Sardegna, ho controllato 250 monumenti, il risultato era sempre identico. Quindi davanti a questi monumenti la bacchetta cominciava a segnalare la presenza di acqua sotterranea, e poi in realtà è dedotta acqua sotterranea anche energie. E lì è cominciato tutta una riflessione, uno studio particolare dove mi ha portato a valutare i monumenti in base alle frequenze. Quindi dal numero dei giri della bacchetta corrispondeva a un determinato monumento, quindi frequenza uguale, monumento uguale. Quindi così facendo ho fatto una classificazione per ogni tipologia di monumento. La forma del monumento è derivata dalla geometria creata dalla frequenza, quindi a frequenza uguale, geometria uguale. E questo ci dimostra anche il fatto che ci possiamo trovare monumenti in parti diverse, completamente diverse, in continenti diversi, con le stesse forme, perché in quel momento la conoscenza era tale da consentire agli uomini di captare, erano molto sensibili e sensitivi, non come siamo noi oggi, che ci hanno istruito tutte le nostre facoltà,
Quindi la capacità di un uomo di capire e realizzare una piramide, così come in Egitto, la realizzi anche nelle Americhe Latine. Quindi non c'è la necessità di navigare, eccetera, perché la conoscenza era unica. Quindi è un monumento uguale, frequenza uguale. Non contento di quello, un giorno avevo un problema lombo sacrale, camminavo col bastone e davanti alla tomba dicevo, "No, qui sento qualcosa". Quindi se è vero quello che diceva Aristotele, che diceva che gli antichi si andavano e si curavano, stando lì per 5 giorni e 5 notti, dice, immersi in un sonno così profondo da togliere all'uomo ogni coscienza del tempo. Ho detto, se è vero quello che ci dice, io provo lì, mi metto lì dentro e ascoltiamo. Sono passati 10 minuti, il dolore era completamente scomparso. Camminavo tranquillamente, tanto è vero che c'era un amico che mi aveva accompagnato, dice, ma Mauro, cosa è successo? Ho detto, guarda, hai visto com'ero prima? Ti vedo che sei bello arzillo e cammini bene. Insomma, è stata l'inizio di una odissea, perché poi l'amico l'ha detto all'amico, l'amico l'ha detto all'altra amica, ancora si è diffusa la notizia, adesso è un pellegrinaggio in questi luoghi, che ha risvolti positivi e anche negativi, perché i luoghi vanno anche rispettati, cosa che molte persone non sono degne neanche di avvicinarsi a determinate situazioni. Quindi gli antenati nostri sapevano e capivano tutto quello che avevano intorno, perché dovevano viverci, l'ambiente era quello che era in quei tempi, però era tutto in armonia, perché la frequenza del nostro corpo, la frequenza dell'acqua e la frequenza del terreno sono uguali. Quindi se mancano di questi fattori non siamo più in condizione di vivere ottimamente la nostra vita. E questo è fantastico. Non contento ancora di questo, cominciavo a sentire sul corpo umano le varie anomalie e così facendo ho fatto una statistica di tutte le problematiche sempre attraverso le frequenze emesse dagli organi e così facendo ho controllato in questi anni, tutti questi anni, circa 250.000 persone. Per me è stato anche un investimento, un peso. Penso di aver dedicato la mia vita soprattutto a tutte queste ricerche per almeno 4-5 ore durante il giorno, quindi ogni giorno praticando, sono venute fuori anche delle belle novità, nel bene e nel male anche, perché molte volte è bello sentire la persona quando è sana, ma molte volte non essendo medico, non posso dirgli che ha una malattia particolare, lo invito ad andare a fare dei controlli e andare dal medico. E questo è servito molte volte a salvare anche delle vite. Nel frattempo c'è questo signore qua, no, che vedete qua sulla mia destra, che è Raimondo, che mi si è affacciato sulla mia via. Lui è farmacista di Portocervo, quindi persona quadrata, chimico, eccetera. Dice, ma guarda un po', è andato a trovare un matto che ero io. Adesso ti faccio parlare un po'. Condivide al 100% anche il fatto che è matto. E aggiungo però, c'è un proverbio indù vecchio quanto il mondo che dice: se la malattia si accanisce contro di te, cambia casa. Ah, non dice vai dal medico. E qual è allora la casa dove devo andare ad abitare? Semplice, il sito megalitico. Perché? Perché il sito megalitico è stato costruito da un nostro antenato, con 3N, antenato, quindi capiva oltre la dimensione nella quale siamo prigionieri, la terza dimensione. E cosa ha fatto l'antenato? Perché se voi prendete una ruspa e buttate giù un sito megalitico, il segnale magnetico lo dà comunque. E allora l'antenato ha preso il progetto di luce che era da sempre nel tempo e lo ha portato nello spazio a che noi lo vedessimo attraverso il sapiente utilizzo del posizionamento delle pietre, di granito però. Perché? Perché il granito non è una cosa simile
o uguale o banale come le altre pietre. No, il granito ha proprio, addirittura a quel nome di granito grana. Grana vuol dire energia, vuol dire soldo, soldo energetico. Il granito è fatto come la zuppa coata, a strati, ed è piezoelettrico. Cosa vuol dire piezoelettrico? Vuol dire che se tu ci metti sopra un peso, lui produce elettricità, e se tu applichi l'elettricità lui si deforma. Quindi il granito capisce quello che l'ambiente gli propone e in conseguenza si comporta. Ecco perché noi siamo uomini di carbonio, che però costruiamo strumenti di silicio. Per quale motivo? Perché se qualcuno si ricorda un po' di chimica elementare, il silicio e il carbonio appartengono a caselle diverse nella scala di Mendeleev. Il carbonio ha il numero atomico 6 e il silicio ha il numero atomico 14. Quindi c'è un'ottava musicale di differenza nel comportamento tra il carbonio e il silicio. Ma questa ottava musicale deve a noi far fare il salto quantico per diventare quegli uomini galattici che eravamo, cosa che noi abbiamo dimenticato. Non è che deve aggiungere un'informazione nuova, no, dobbiamo fare in modo di ripescarla quell'informazione, perché ce l'abbiamo dentro. Per esempio, Mauro ha parlato del controllo del sito megalitico attraverso la bacchetta. E dove sta la differenza? La bacchetta fa dei giri diversi, dando quindi un'informazione diversa. Per esempio, nuraghe ne abbiamo 8.000, occhi croce quasi intatti, dove uno può entrare dentro, dove può visitarli. Bene, su ogni nuraghe la bacchetta davanti alla porta d'ingresso fa 6 giri a sinistra, ne fa 13 a destra e al centro non si muove perché c'è il passaggio della polarità dal più al meno o viceversa e al centro c'è il neutro. E quando fa 6 e 13 è la stessa misura dell'acqua, perché ricordatevi che sotto i siti megalitici c'è sempre l'incrocio dell'acqua, la quale subisce dentro il sito megalitico una elettrolisi super efficiente, che vuol dire che l'energia che produce è più di quella che viene messa all'ingresso. Dunque, riepiloghiamo, 6 e 13 sono nuraghi o chiese antiche. Le tombe di giganti invece hanno sempre un numero fisso che è diverso ed è 14,90, che vuol dire, come se i 13 erano degli hertz, il 14,90 sono lo stesso degli hertz. L'ingresso lì è invece, diciamo, col portello, quindi c'è un arco voltaico dentro cui bisogna passare quando facciamo l'ingresso. Quella è la scarica che ci fa diventare santi, come quella luce che mettono nei santini, la mettono in testa, ma è ovvio che fa parte di tutto il corpo, è una luce di fotoni, ovviamente. Invece, per esempio, nei pozzi sacri c'è sempre lo stesso procedimento, cioè 5,95 definisce il pozzo sacro ed è sempre l'oscillazione da 5 a 95 Hz. Ma dove sta la differenza? Che cosa sono questi giri che fa la bacchetta? È semplicemente la voce della Terra, si chiama la risonanza Schumann. La risonanza Schumann l'ha inventata, l'ha trovata, l'ha percepita Tesla e poi gli hanno dato nome di Schumann che l'ha portata a compimento. E diceva Tesla, dice, se io conoscessi la vibrazione risonante del mondo, lo manderei a gamba all'aria, perché non gli piaceva questo mondo. Già lui diceva che era alla rovescia, il generale è arrivato dopo, quello del mondo alla rovescia. Però non poteva farlo perché la risonanza Schumann ha tanti versi, l'abbiamo visto, e su ogni verso è stato costruito un sito megalitico.
E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che viene da sotto, che suona, è un rumore magnetico, però è un rumore. È come il lampo col tuono, no? Da noi cosa diciamo? Che non muore da lampo, muore di trono. Ma è la stessa cosa, perché il lampo e il tuono non sono due cose diverse, sono due cose identiche che si manifestano a velocità diverse. Quindi sotto c'è il rumore e sopra c'è invece la luce. Ecco perché ogni sito megalitico è un campo elettromagnetico, cosmotellurico. Però cosa fa il sito megalitico attraverso il granito? Li mette assieme questi due campi, ma non perché prima erano due cose diverse e lui li mette assieme, no, lui ci fa capire che sono la stessa cosa ed è quella che noi chiamiamo la quadratura del cerchio, oppure la cerchiatura del quadrato. Avete presente una stele di una qualunque tomba? La più perfetta è quella del Duesio perché è bordata in modo perfetto da far capire all'altro il perché l'hanno fatta in quel modo. C'è sotto una parte che tenna al quadrato e che significa la grandezza e la bordatura della rete di arte, che tutte conoscerete, che è la rete magnetica sulla quale noi viviamo e sulla quale sono costruiti i siti, e poi c'è sopra una cosa bordata di pietra arcuata, quella è l'onda, e sotto c'è la particella e al centro c'è l'unione. Perché? Perché una cosa, per andare incontro all'altra, deve essere portata una che viene da sopra al massimo del frenamento e una che sale da sotto al massimo dell'accelerazione, altrimenti come fanno cielo e terra a toccarsi? E infatti quella stele, lì si vede proprio alla perfezione, ha la forma dell'otto. Lo dicevamo anche prima con qualcuno, l'otto è il simbolo dell'infinito. Ma non sarebbe stato meglio il simbolo dell'infinito farlo zero, visto che nello zero non c'è niente in quanto c'è tutto? No, perché lo zero come fa a essere zero? A sapere che è zero se non gli rimetti un altro a fianco? E lui deve guardarsi nello specchio a dire, ah, esiste solo lo zero, quello che ho davanti, quindi sono zero anch'io, quindi 008 è il simbolo dell'infinito. Non è così semplice, c'è un ritocco in più. E il ritocco in più è che se uno deve passare la vita nel numero che è il simbolo dell'infinito, uno anche se sta infinitamente così, a un certo punto magari si rompe anche. Tant'è vero che loro hanno fatto una cosa che è incredibile, ci abbiamo piegato 80 anni e lui 13 di meno per capirla, però ci siamo arrivati. Quello zero che è sotto dell'8 è girato di 180 gradi. Cosa vuol dire questo? Che quello di sopra indica, per esempio, la dimensione quarta e quello di sotto indica la dimensione terza. Allora, la dimensione quarta e la terza sono attaccate. E come si fa ad andare dall'una all'altra? Bisogna passare attraverso il portale energetico. Infatti si chiama portello, quello. Il portale energetico è quel punto che attacca uno zero all'altro e che è il punto che determina tutta l'energia dell'universo mondo ed è il punto che noi, sto toccando un tasto esoterico, ed è il punto che noi dobbiamo attraversare quando decidiamo di andarcene dalla miseria di questo mondo per andare in un mondo verosimilmente migliore in quanto più completo, in quanto più leggero, che è quello che facciamo ogni notte, quando dormiamo. E addirittura se qualcuno non riesce a dormire, va a farsi dare dal medico la pastiglietta. No, quelle 8 ore che la natura ci ha gentilmente regalato, perché come dicevamo prima con delle amiche, se ci avesse la natura messa in condizioni di essere 24 ore svegli, dov'era il problema? Andava bene così? No, ci ha dato 8 ore di sonno, ecco perché diciamo che
dormire è un po' come morire e viceversa. Allora da lì abbiamo capito che il sonno è una morte corta e la morte è un sonno più lungo. Ma la domanda da porsi è: ma se la notte porta consiglio ed è corta, la morte che è più lunga porterà più consiglio. Questo è talmente vero che una volta che entrate in quella mentalità attraverso il rito dell'incubazione che si fa nei giorni dei solstizi e degli equinozi, noi riusciamo a capire cosa vuol dire. Guardate che la civiltà dello Stazio queste cose le conosceva, perché Mauro ha trovato più e più di uno stazzo, quelle 3 casette a trenino, che dà segnale magnetico di 613. E allora non è vero, come dicono gli intelligentoni, che sono naturalmente gli archeologi, che Stazio viene, loro hanno detto no, prima vagabondavano, adesso hanno deciso di fermarsi e quindi di fare stazione, e quindi siccome stazione viene da Stazio e Stazio viene da Stazio, sì, va bene, ma non è solo così, perché quello Stazio, non dobbiamo dire noi civiltà dello Stazio, ma civiltà del Sol Stazio e quindi del solstizio, non facevano nulla che non avesse a che fare con la Terra, con il Sole e con gli astri, perché noi siamo delle stelle, siamo esseri di luce che portano a spasso o che hanno, per poter fare un'esperienza nella terza dimensione, hanno dovuto per forza mettersi un cappotto, sì, ma siccome ce lo potevamo permettere, abbiamo preso un cappotto di luce. Quando moriamo, morire, non scrivetelo più morire, scrivetelo orire, vuol dire nascere. Già ve ne siete usciti da qualche impiccio mentale, da qualche barriera mentale, perché noi quello che ci serve è fare un'operazione che la fisica ha capito essere giusta, cioè capire che il fotone è la stessa cosa del gravitone, è uguale. Se voi, quando fanno gli esperimenti negli acceleratori di particelle e ogni sito megalitico è un acceleratore di particelle, per esempio la tomba dei giganti di Neare e invece circolare il Nuraghe, il Pozzo è doppio, le scalinate sono l'acceleratore lineare e il nuraghetto, chiamiamolo, che c'è sopra, quello è quello circolare, e si incontrano poi nel tondo, nel tondo contenitore dell'acqua, quindi anche lì c'è l'incontro cielo-terra e si vede. Quindi dicevo, se voi prendete un quaderno e scrivete a sinistra la materia, il mondo, e a destra l'antimateria, quindi cosa farete? Farete maschio e femmina, farete elettrone e antielettrone, protone e antiprotone. Il fotone lo dovete scrivere al centro, perché il fotone è antifotone di se stesso. Quando è accelerato sotto forma di luce è il fotone, quando è decelerato sotto forma di rumore, l'utrono, e allora diventa gravità. Quindi la fisica deve diventare fisica unigravitazionale. Alla fine che tu tagli, una cosa diventa la metà, la metà, la metà, la metà, la metà, a un certo punto quando tagli quella cosa ti ridà quella cosa. Sei arrivato al limite, sei arrivato allo 0,0, all'infinito. L'infinito non lo puoi tagliare perché non possono esistere due infiniti. Queste cose, che sono cose di fisica moderna banale, noi le abbiamo capite studiando il sito megalitico, come che fosse, non come dicono loro, un megalitico che vuol dire grande pietra. Sì, ma a casa mia vuol dire anche grande litus, megalitus. Il litus è questa si chiama litus. Oppure può voler dire grande litania, quindi grande preghiera, grande incubazione. Allora mi viene il dubbio di cercare di capire, ma chi diavolo sono quelli che hanno costruito questa roba di cui noi ancora stiamo a discutere a cosa serve?
Lui ha detto che ha telefonato all'Illio, bene, e che oltretutto gli ha detto prosegui per la tua strada, che quello che esce dai nuraghi si chiama mana. Me l'hai detto tu. No, l'ho scritto. Quindi già lui sapeva, ma ve lo immaginate se l'Illio fosse stato un rabdomante, come sarebbe stata l'archeologia? Invece, essendo un uomo dell'Ottocento, quando ha visto tutto questo cumulo di pietre, la prima cosa che ha pensato è una fortezza. Invece no, loro, poi magari cerchiamo di dare qualche nome, qualche cognome, magari anche qualche indirizzo da dove vengono. Loro dove hanno visto un cumulo di energia, perché gli funzionava anche il terzo occhio, non solo gli altri due, ci hanno messo un cumulo di pietre. Perché? Perché la pietra era adatta, come ho detto prima, a mettere dentro di sé quella corrente che veniva dal cielo e dalla terra. Quindi dentro ogni sito megalitico c'è il Graal. Quel Graal non è un calice che poi è in ogni chiesa. Un calice è ogni chiesa, no, questo è l'originale, no, l'originale ce l'abbiamo noi. Non è un calice, ha la forma giusta, perché ha la forma della X. E quindi tu il calice lo prendi da sotto e sopra rimane il contenitore. Oppure lo fai alla rovescia, la prende da sopra e sotto diventa contenitore. Non è quello. Il Graal è un gradiente. Dove vedete gradini nei siti megalitici è un gradiente elettromagnetico. Ma quel gradiente cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una differenza di potenziale nella membrana che protegge la cellula, e infatti nella cellula, nelle pareti ci sono i canali ionici dove quando c'è il Graal, gradiente giusto tra dentro e fuori, l'energia passa costruendo quelle che voi conoscete come pompe ioniche. Il magnesio, il calcio, il sodio e il potassio, che trasportano l'energia, perché le frequenze di cui parlavamo prima, 6 e 13, 14 e 90, 5 e 95, 9 e 31 e compagnia cantante, si chiamano frequenze ciclotroniche, cioè sono le stesse frequenze che hanno gli ioni quando passano da dentro a fuori della cellula. E quando la cellula... Adesso devo ripetere tutto perché prima non funzionava. Allora, questi discorsi ci siamo arrivati piano piano, libro sul libro, perché ne abbiamo scritto quasi una ventina. A un certo punto cosa abbiamo detto? Dice, fermi tutti, qua non possiamo rimettere in ballo libro su libro su libro su libro, non ne riusciamo più. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo libro, che è un riassunto di tutti gli altri libri. Quindi spizzicando da una e dall'altra abbiamo fatto, diciamo, un bignami. Questo bignami comunque, insomma, non è male, sono quasi 400 pagine, dove c'è tutta l'esperienza mia, sua e sua mia, cioè è di tutte e due messi assieme, in modo che chi vuole entrare nel mondo delle energie, può rifarsi tranquillamente a questo libro e dice, ma e che copertina gli mettiamo? Cosa ha detto Mauro? Lo so io la copertina da mettere. Lo puoi dire tu, Mauro? No, dillo tu. Allora, se voi prendete una copertina qualunque, tipo questa, che è anche la cosa della zomba, e Mauro lo sapete che misura tutto, e dalla misura si riesce a capire, si chiama la scala Bovis, ne aveva parlato? No. C'è una cosa che si chiama scala Bovis, è una specie di scaletta da 0 a 10 o da 0 a 100, non importa, è una questione di proporzioni, dove uno ci passa sopra col pendolino, con l'occhio, con la bacchetta e misura qualunque cosa facendo riferimento al prodotto che misura per vedere che tipo di energia c'è. Quando l'energia è normale in una persona misura 6500 bovis, siccome noi siamo fatti di acqua, l'acqua normale misura 6500 bovis, quindi è uno standard. Se va giù
non va bene. Se va su va bene fino a 12-13.000 e lo puoi sopportare, dopo non va più bene, ma non perché sia negativa, perché è un positivo però troppo, e quindi ti manda un po' c'ha le travegole. E quindi diciamo quello standard è fino a 10.000, è sopportabile. Allora, se misurate questo, non lo so quanto darà, ma darà una misura bassa, molto bassa, anche se sta misurando una tomba. Invece qui dà una misura molto alta, perché la persona che ha dipinto questo quadro e che è qui presente, perché è un'amica di Mau e quindi amica mia, dipinge dei quadri con un'intensità talmente particolare, con una, chiamiamola pure, sorta di canalizzazione di entità energetiche benefiche, che solo il quadro, se voi lo toccate, siccome misura 18.000 bovis, siete in terapia esattamente come quando andate alla tomba o all'Uraghi. Quindi guardate quanto è importante la fotografia, che si chiama foto perché manda fotoni. E quei fotoni, attraverso il sapiente utilizzo della bacchetta randomatica, possono essere decodificati nella loro informazione. Perché alla fin fine di tutta la pappardella, taglia, che cosa rimane? Rimane l'informazione. Infatti, perché dicono, quello dice un tipo molto attivo, sempre pensa, fa, del traffico, eccetera, eccetera, dice, una ne fa e 100 ne pensa. No, un attimo. Io una matematica avevo 8 in matematica, naturalmente 4 nello scritto e 4 nell'orale. Comunque, in italiano mi andava meglio, perché avevo 6, la sufficienza, e quindi si capisce la cifra. Stavo dicendo? Una ne pensa. A casa mia, se una ne fa e 100 ne pensa, e la differenza fa 99. E perché invece si dice che una ne fa e 100 ne pensa? Beh, se sopra c'è l'infinito, è ovvio che qualunque quantità tu anche se prelevi l'infinito, rimane infinito. Infinito uno è. Quindi questo dimostra, per esempio, che quando noi andiamo ad un sito megalitico, per quanto tempo andiamo e per quanti si siedono sulle panchine dell'esedra a prelevare dal bancomat energetico l'energia della cellula, quindi l'energia fotonica, l'energia scalare, l'energia gravitazionale, state tranquilli che non vi succede come al bancomat, che sapete domenica potete trovarlo senza il soldo. No, lì siccome prende da tutti gli universi mondi che sono infiniti, fischia. Anzi, vi dirò di più, e anche di queste cose ci siamo accorti strada facendo. Quando nei siti megalitici non c'è seduto nessuno, loro sono in stand-by. Quindi è vero che l'energia ne hanno a quanta ne vogliono, però non la sprecano. La danno solo quando c'è la persona consapevole che la richiede. E quella richiesta non è un atto di misericordia da parte loro, ma è un atto di amore, dove la parte spirituale, che è quel 6 di cui parlavo prima, e la parte fisica, che è quel 13 di cui parlavo prima, si uniscono al centro dove la bacchetta di Marvel non si muove, ed è quella la perfezione che dobbiamo cercare. Perché finché noi viviamo tra il 6 e il 13 va bene, perché è la salute fisica, ma la salute spirituale? Allora io ho fatto il farmacista per 40 anni, però io ho solo guarito, speriamo ogni volta, ho solo guarito la parte fisica, ma la parte spirituale? E perché tiro in ballo questo ragionamento? Lo tiro in ballo perché quando muoio, della parte fisica devo semplicemente fare la raccolta differenziata. Magari ci sarà qualche problema la domenica perché non passano. Ma della parte spirituale, dove va quel soffio? Si chiama Anumu, così ci ha insegnato Raimondo De Muro, un ingegnere di Cagliari, di Siurbus,
Donegala, hai detto che si pronuncia? Donegala, che ha raccolto tutta una serie di Brevis e ci ha descritto come andava avanti la civiltà di quel periodo. E assieme ai Brevis per guarire la pecora, per mandare via i polli, eccetera, 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 ha dato anche una serie di Brevis micidiali che servivano a fare, la chiamateli così, a fare la spedizione di quella cosa che noi molliamo con gli ultimi 2 respiri che facciamo quando arriva il momento di andare via. E ve la dico chiara, il destino delle persone non si decide quando nascono, devono morire. Il destino delle persone si decide quando muoiono. E allora, se abbiamo detto che il dormire e il morire sono la stessa cosa, perché quelle 8 ore di notte le dedichiamo solamente al volgare dormire e non cerchiamo invece, visto che la natura ci ha regalato la possibilità, quando siamo addormentati, di essere un palmo fuori, e mettiamoci del nostro e andiamo a fare un giretto e vedere che aria tira lì dove dobbiamo andare dopo, quando c'è la dipartita fisiologica. Non è un problema fare un giretto perché il cordone umbilicale non è stato rotto. Quindi non è l'one way ticket di quando moriamo, è un andare in una dimensione non conosciuta. Ci sono moltissimi che lo fanno, se lo fanno moltissimi, perché non io, perché non voi? Non deve essere forse una cosa tanto difficile se tanti lo fanno e tornano con tutta una serie di informazioni che prendono dalle biblioteche che ci sono sopra. E se qualcuno segue Malanga abbiamo capito che ci sono anche sotto. Basta scendere sotto a 1200 metri nella piana di Gizza e c'è una quintalata di cemento. Adesso ho capito cosa vuol dire Gizza, visto che non ho portato via il roccio il vocabolario di greco. Gizza vuol dire gesso. Quindi la piana di Gizza è la piana di gesso. Ma dov'è il gesso? Sotto. E si chiama calcestruzzo dei faraoni. Cioè tutte quelle pietre che vedete sono state costruite. Però ci stiamo allargando troppo. O finisco o strico. Blocca di nuovo. Blocca. Perché... Adesso ci facciamo un giro in Sardegna. Andiamo a vedere un attimino quali sono le caratteristiche per realizzare il monumento, cosa necessita. Nella preistoria, che valido non solo per la Sardegna ma un po' per tutte le civiltà che ci sono state in giro per il mondo, per l'edificazione dei monumenti servono innanzitutto sentire il segnale magnetico, ci deve essere energia. Come si fa a costruire un monumento con delle pietre che pesano tonnellate e come le possono innalzare se non c'è un campo magnetico? Da tutte le parti hanno costruito con questo sistema. Naturalmente è fondamentale il momento in cui viene posizionata la pietra, quindi il momento clou è quello legato agli assi, quindi il Sole, la Luna, costellazioni e le stelle, accompagnato da dei rituali. Senza rituali non viene amalgamato il tutto, questa conoscenza. Naturalmente le energie determinano le geometrie che ci sono nel terreno. E gli assi Sole e la Luna sono il momento in cui si iniziano i lavori, perché se non hai un determinato astro che lo vedi in quel momento devi posizionare la prima pietra perché deve corrispondere esattamente a quello che è il loro calendario, la loro energia che cambia anche da stagione a stagione, come per esempio nelle tombe dei giganti, il 70% sono orientate a est, al nascere del Sole, e quindi quel raggio luminoso che entra all'interno della tomba che preleva il morto, il cadavere, che poi lo porta su. Poi noi abbiamo fatto una serie anche di foto e realizzato delle immagini particolari in cui si vedono proprio questi pali di luce che escono. Naturalmente sempre con formule, canti, singole icone che sono
devono andare di pari passo con l'edificazione del monumento. Solitamente i monumenti, quelli più importanti, hanno un requisito fondamentale, che è quello dei 4 elementi. Quindi acqua che deve passare al di sotto, tutti i monumenti gli passa acqua al di sotto, quindi crea un campo elettrico. In magico non c'è assolutamente nulla. Abbiamo l'elemento aria, il fuoco che è determinato dal sole o dalle stelle e l'aria che è presente da tutte le parti, quindi abbiamo un connubio che si sposa, che crea quel famoso monumento che deve dare benessere alle persone che ci vivono. Il primo, Paracizia, perché ogni tanto mi manca la voce. Allora, la prima testimonianza, come veniva appunto usata l'energia del sole o l'energia della stella, ce l'abbiamo nella tavola della tomba di Tutankhamon, dove vi è un geroglifico e viene proprio disegnata la dea stella, da dove viene presa l'energia attraverso la bocca, viene trasferita attraverso le mani con un bastoncello, che è un po' la rappresentazione di quello che sarebbe la bacchetta, e in qualche modo va a rilevare le energie anche della terra, quindi abbiamo sempre il solito collegamento tra cielo e terra. In questo geroglifico è proprio ben rappresentato, quindi vuol dire che questa scienza antichissima viene usata da sempre. La radiestesia e la rabdomanzia sono scienze antichissime che vengono usate in tutte le culture. D'altra parte si devono trovare l'acqua, l'acqua è l'elemento di vita, senza l'acqua non vivono, quindi era fondamentale, penso che sia quello il mestiere più antico del mondo, non quello che ci racconta, no? Qui abbiamo una rappresentazione, non ricordo più dov'è. Sono una sardara. Una sardara. Sì, e vedete nell'immagine di destra c'è questa statuetta con in mano una bacchetta da rappresentare. Chiamiamolo biotensor, antico. Qui ci troviamo in Turchia, Çatalhöyük, dove vi è un affresco dove, vedete, dove c'è la freccia rossa, abbiamo indicato proprio il punto dove c'è questo disegno di queste 2 menhir, chiamiamoli così, e al centro c'è questa energia ondulata, e c'è una spiegazione per cui è stato rappresentato in questa maniera. Praticamente, e questo viene anche fatto nelle costruzioni più recenti, le colonne rappresentano 2 punti energetici che vengono posizionati generalmente dove c'è una parte negativa a livello del terreno. Qui abbiamo i 3500, vedete, in basso, c'è un 3500 bovis, stiamo parlando sempre di bovis. I bovis è l'unità di misura con cui viene rilevata l'energia elettromagnetica. A livello del terreno abbiamo 3500, quindi un'energia molto bassa. Considerate che l'energia normale in uno stato di salute normale è 6500, quindi se abbiamo un'energia 3500 vuol dire che è molto bassa e in qualche modo va a scaricarci a livello energetico anche noi. Misuriamo un luogo, tanto per avere un'idea, no? Misuriamo la sala, misuriamo un punto centrale, magari qui davanti a noi. Mettiamo una retina, tanto la rete magnetica la conoscete tutti, quindi vediamo un punto normale che è collocato qui. Misuriamolo. 1000 in ogni giro di bacchetta, dobbiamo raggiungere almeno questi 1,5 per essere favorevole per il nostro corpo, no? 10.000, 3.000, 4.000, 5.000. Non raggiunge 6.000, quindi già questo ci crea un problema a livello fisico, cioè che ci scarica. Quindi qui
problematiche legate non solo al terreno, ma pensate a tutte le attrezzature elettriche e i vari collegamenti militabili fisici che ci sono. Fanno un accumulo e tutto si scarica qui all'interno. Cioè, posso usare come cambio? Sì. Vediamo la sua forza è come va a mettersi davanti a un piano di energia qui. Prima potevo caratterizzare che posso che il corso di tocchino sopra lo è. Mettersi sopra esattamente per farlo così e sul punto debole, quindi verso forza e prende il mire. Vediamo un po', ci sei? Samoscia un po'. Sì. Netti però non ho la capacità però. Alessandro mi devi far venire. Ah. Ah. Uccidendo la dopo. Smangio. Là? Lei adesso un giro nero, quindi cosa fa? Tutta l'energia la prende e la modifica e così via, diventi una potenza. Vediamo Giovanni quanto è forte adesso. Ci sei? Pronto? Fai il tasto, va? Non sa. Sei sul tuo tasto? Senza fatica. Vedi tutto. La capacità di questi uomini aveva la capacità di sentire, captare, diventare e applicare per la loro vita quotidiana, è fantastico. Cioè, con mille difficoltà che avevano nell'interiore storico, sicuramente molto difficile dove dovevano arrangiarsi nella vita o morire, quindi era fondamentale questo. Però per essere giovani era associato a qualcosa che la conoscenza doveva dargli anche per il dopo, per il post-morte. È un elemento fondamentale, però per cosa? Per ricordarsi la vita dell'aldilà. E praticamente è una forma di energia che consente al corpo in determinati momenti di risalire. Immaginate un flusso di luce che esce dall'elemento che sale che porta su queste anni. È un elemento fondamentale, tanto è vero che molte comodi giganti noi le troviamo siamo delle barche rovesciate. Sapete il motivo? Perché navigano nel cielo, navigate nel cielo. E questo è fantastico. Cioè, è talmente chiaro e lampante. Volete queste follie notturne, molte volte preso dei momenti, ci siamo presi la riva di fare di foto. Ebbene siamo riusciti a fotografare e spiccarci i rumori che ci sono dei fiblumi e salgono verso il cielo. A volte a centinaia. Soprattutto nei luoghi sacri dove queste energie abbiano forza, quindi non sentono tante cose, forma di andare in un'altra dimensione e portare su. Perché le dimensioni noi ne conosciamo una, che è quella terrena, ma le dimensioni chissà quante ce ne sono vicino. Mentre mai notato i gatti, i cani che osservano qualcosa e muovono costantemente il capo da una parte all'altra, dicendo e che dice questo qua che lo sta guardando. Berto ha una visione molto più ampia rispetto a quella che abbiamo e sicuramente abbiamo perso molto negli anni perché veramente come non fa più sentire. Pensate che oggi poco sta perdendo l'uso dell'olfatto, soprattutto per le mie città. E poi malattie distortate varie che hanno creato una serie di problemi non da pochi. Ma gli antichi la capacità loro era quella di prepararsi per la vita nuova. Adesso vi faccio vedere alcune altre immagini, vai avanti. Questo io sono un uomo degli esperimenti, quindi devo far vedere e dimostrare come stanno le cose. Qui abbiamo una rappresentazione della rete di Hartmann. Questo è
scolpito in un monumento antico, quindi già la rete di Hartmann era conosciuta, non è solo una cosa recente. Qui è un altro esempio. La rete di Hartmann, penso che sappiate un po' di cosa si tratta, è una rete magnetica, circonda tutta la Terra e quindi nei punti dove si incrociano le linee verticali e orizzontali di solito si formano i famosi nodi di Hartmann che non sono benefici per l'essere umano. Quindi se uno sosta in un punto dove c'è un nodo di Hartmann, generalmente a lungo andare c'è una dispersione energetica in quel punto che viene toccato dal nostro corpo e in quel punto si può formare un disagio. La vediamo dopo questa Dopo la situazione perché abbiamo delle slide per vi appese. Vabbè, qui aveva Gruta Janas a Baunei, è bellissima questa roccia scolpita che secondo noi potrebbe rappresentare quello che sono le maree sul suolo lunare. Infatti, adesso vi farò vedere l'immagine, guardate come sono molto simili e probabilmente gli antichi avevano modo di vedere come erano queste immagini e di rappresentarle scolpite nella roccia. Qui iniziamo una serie di immagini sui siti della Sardegna. Qui siamo a Monte d'Accordi. Qui Lilliu cita nel 1959 su una pubblicazione relativa al Neolitico qualcosa, dice che ci sono due pietre laterali che le vediamo, no? A scalinata, vedete, a sinistra e a destra, che sono due menhir che sono collocati ed emettono mana, lo dice Lilliu, Questa è una pubblicazione che ha fatto nel 1957, se non ricordo male, con l'Accademia degli Lincei. E lui mi diceva: Mauro, vai avanti perché hai ragione, perché io certe cose non le posso dire, altrimenti la gente poi ne parla in un modo diverso e lo mettono da parte, perché in quegli anni erano in voga alcune teorie di alcuni antropologi, tra cui un rumeno, Mircea Eliade, non so se l'avete mai sentito nominare, è stato un grandissimo luminare che, guardate, con tutte le ricerche che ha fatto lui, che ha pubblicato, io sono d'accordo al 97% con quello che scrive, che trovo riscontro in quello che io ho verificato sui luoghi, nelle tombe, nei vari edifici preistorici. Quindi lui a un certo momento l'hanno cassato perché è appartenuto un periodo alle SS, quindi tutto quello che ha scritto è stato bruciato, però non è che non diceva la verità, diceva una super verità. Però sono i momenti in cui i baroni comandano, quindi devono attenersi a determinate linee. Così come diceva Raimondo prima del calcestruzzo dei faraoni, no? Il calcestruzzo dei faraoni non è altro che una composizione fatta di silicio e un'amalgama che avevano loro, quindi non avevano necessità di trasportare i massi, ma venivano realizzate in loco con le casseforme, come si realizza oggi una struttura in calcestruzzo, quindi molto più semplice da trasportare. È tutto scritto in una stele che si chiama Stele della Carestia, addirittura presentata in un convegno al Cairo nel 1990, in cui tutti gli archeologi erano d'accordo, si alza uno e dice: come facciamo a riscrivere i libri di storia? Cade l'asino, non hanno più cambiato nulla, tutto è rimasto così. Però perché ci devono insegnare ancora oggi delle cose che sono erratissime e sbagliate? Dobbiamo avere gli occhi aperti e continuare a vedere come vediamo noi, non come vedono gli altri. Anche perché ormai, anche se entrate anche in internet, c'è il caos più totale, c'è il tutto e il contrario di tutto. Bisogna ben guardarsi da quello che si vede. Abbiamo visto Monte d'Accordi, qui ci siamo il Sole e la Luna che sono vicini, quindi elementi principali, primari per la realizzazione dei monumenti. E qui sono una serie di triliti nella zona del Cagliaritano. Qui sono i circoli megalitici di Limuri, soli, rappresentano dei soli che vanno, che l'anima deve essere riportata a quello che è il cielo, le stelle.
Qui siamo sempre in una zona del Cagliaritano. Vedete la bella stele. Guardate questo monumento, è rovinato perché gli hanno messo una carica di dinamite e l'hanno fatto saltare, quindi è rimasto ben poco dell'ingresso. Questo era un luogo dove, sicuramente iniziatico, dove consentiva alle persone di entrare all'interno e di fare i famosi viaggi astrali, Un portale. chiamavano galazzoni. Qual era il metodo per fare i viaggi? A un certo momento ci troviamo questi 3 fori laterali. Li mettevano le antenne di quarzo, quindi cristalli di quarzo, consentivano di cambiare la frequenza e andare lontano e viaggiare. Oggi in molte culture, in molte civiltà usano anche dei, come li chiamano, Metodi, sì, tipo la Huasca in Perù, eccetera. Però lì lo facevano in modo automatico, le energie che dominavano. E questo poi è stato riportato poi nelle culture greche che si sono fatti loro carico, dice questa è una scoperta nostra, no? Quindi andiamo a Delfi, dove c'era il culto ateniense, no? Lì loro sono venuti in Sardegna e hanno raccontato quello che hanno visto, però l'hanno fatto loro perché avevano la scrittura. I riti di incubazione sono conosciuti da sempre, da almeno da 5.000 anni. Il più famoso di tutti è il sito che c'è a Malta, il sito di Alzalfieri, dove ho avuto anche l'onore di fare una specie di orazione cantata per un gruppo di 10 persone. Hanno scelto me per fare questo vocalizzo particolare. E lì avveniva qualcosa di particolare, in cui riuscivano a collegare i 2 lobi del cervello facendo un suono musicale che creava una frequenza tra i 110 e i 118 Hz. Aveva il collegamento ai 2 emisferi del cervello, quindi una visione completa, non solo razionale, ma anche quella irrazionale, quindi una situazione molto creativa per il nostro cervello. Qui abbiamo una serie di menhir. Menhir allineati che ovviamente non tutti sono nella posizione giusta perché sono stati riportati. Ecco, adesso devo dire un'altra cosa, scusa che ogni tanto intervengo, però per esempio prima ho usato Alessandra per fare il menhir, no? Se il menhir non lo metti nella posizione giusta, Giovanni non riceveva queste informazioni. Quindi la capacità dell'uomo era quella di stabilire esattamente il punto dove doveva creare quel tipo di onda e penetrare direttamente sul corpo delle persone. Quindi riuscivano molte volte a bonificare, mettendo menhir, situazioni anche di chilometri. Quindi la capacità massima, come per esempio una costruzione completa dell'atomo dei giganti, consente ad avere un raggio d'azione di almeno 30-40 metri. Quindi bonificava tutta l'area. Adesso purtroppo tombe intere non troviamo più manco una, quindi hanno perso pure le loro identità energetiche in gran parte. E poi molte volte la gente è ignorante oppure poco educata e va a spostare pietre. Pensate, spostare una pietra ti cambia tutta la frequenza, perché qui entra anche il Feng Shui, no? Il passaggio dell'aria cambia, è diverso. Io ricordo quando ho fatto a scuola che ci insegnavano come realizzare le strutture dei tetti, no? Delle abitazioni o altri locali, in cui dovevo determinare il carico fisico, cosa che poi questo bisogna tenerne conto, perché cambi un elemento, cambi tutto. Qui abbiamo altri menhir, questi sono la zona di Macomer e sono menhir che hanno vedete la forma del femminile, perché ci sono menhir che sono maschili e menhir che sono femminili. In questo caso sono femminili e mammellati, proprio perché probabilmente avevano una funzione a livello energetico sui 2 aspetti, femminile e maschile. Questa è una boiada, è molto bella questa pietra. Praticamente ci sono le incisioni
Vedete, questi cerchi concentrici rappresentano sempre dei punti energetici e appunto punti energetici che sono rappresentati con la spirale, perché la spirale è un simbolo di energia antichissimo come il mondo, e in questa pietra c'è la rappresentazione, però ci sono anche i bastoncelli che entrano all'interno di questi cerchi concentrici, e anche qui hanno un altro significato sempre a livello energetico. Questa pietra purtroppo ha una particolarità, vibra 18.000, ha immagazzinato ancora oggi quello che è stato dato a suo tempo, però non è stata trovata lì, è stata trovata vicino a dove c'è la piscina, vedete la piscina dietro, no? Ecco, in questo caso abbiamo un abajur a cui è stata staccata la corrente, per fare un esempio. Quindi tutto deve essere collocato nel modo giusto per vibrare nei giusti modi. E questo ci consente di capire queste grandi capacità che avevano questi uomini preistorici, che sicuramente legate a un periodo neolitico, quindi precedente anche alla civiltà nuragica. Questo è l'altare alpestre Santo Stefano, purtroppo a Oschiri. Purtroppo negli anni, cioè quando la religione cattolica è subentrata, ha un attimino modificato la pietra, quindi hanno inciso delle croci e altri tipi di simboli cristiani. Ovviamente hanno cambiato l'energia del posto, perché utilizzando simboli che non erano prettamente i simboli utilizzati in quel periodo, hanno modificato un po' l'energia. E non solo, ci hanno messo di fronte a una bella chiesa, quindi questo comunque è un altare rupestre bellissimo da vedere, anche energeticamente ancora abbastanza buono. Nelle vicinanze ci sono le Domus de Jalas, che sono più antiche e sono anche quelle molto energetiche. Questa è una parte, sempre all'altare rupestre, a lato, c'è questa pietra con queste coppelle, chiamate così, che rappresentano appunto le fasi lunari. Infatti sono 12 più 1, e non è un caso che fossero state scolpite in questo modo. Qui abbiamo un menhir, penso uno dei più alti, penso, della Sardegna, mi sembra sia 6 metri, perché il menhir ha una particolarità: se è un menhir alto, molto alto, ha un raggio di azione che può arrivare anche oltre 2 chilometri, mentre se è un menhir più piccolino ha un raggio di azione molto più ridotto, quindi più è alto il menhir e più ha un raggio di azione ampio. Considerate anche i raggi di azione che possono avere gli obelischi, che comunque sono dei menhir più recenti. Adesso vediamo una Stonehenge sarda. Stonehenge moderna. Questa è a Villa Certosa, nella villa di Berlusconi, perché lui ha utilizzato conoscenze antiche per neutralizzare i campi elettromagnetici negativi della sua villa. E non solo, ha fatto anche un percorso energetico dove potersi ricaricare. Al centro di questo insieme di menhir c'è un ripetitore che ovviamente creava molti problemi a livello energetico nella sua abitazione, e lui ci ha costruito intorno questa serie di menhir per neutralizzare gli effetti negativi di questo Non è che l'ha fatto ripetitore. lui, però. Sì, l'ha fatto fare da chi lo sapeva fare, in realtà. Sicuramente non lui si è messo. E poi si è fatto un bel percorso energetico, in modo tale che avesse la possibilità di scaricare energie negative e ricaricarsi. Quindi faceva tutto il suo bel percorso per poter avere la sua ricarica. Se avete Google Art, controllatelo, perché andate lì a Villa Certosa e controllatevi cosa c'è tutto intorno. Questo è il percorso. Poi noi abbiamo messo le unità Bovis tanto per capire come era fatto, quindi
Qui siamo a Mores, purtroppo gli hanno messo una bella tensostruttura sopra e quindi la carica energetica non è più quella originaria, purtroppo, perché quando nei monumenti, fateci caso, quando mettono le tensostrutture alterano l'energia del luogo. E qui l'hanno fatto, ma l'hanno fatto da tantissime altre parti, perché non considerano l'aspetto energetico dei luoghi. Ti ricordi ce n'è uno qua vicino, il sito? Sì, Nulbi. A Nulvi c'è un A bellissimo Nulvi pozzo, c'è un fatto di pozzo. calcare bianco, pietra di calcare bianco, bellissimo. E hanno creato questa tensa struttura, penso una quindicina di anni fa, per proteggere il monumento. Il problema che è nato è stato molto peggiore perché tutti gli uccelli vanno lì e fanno i loro bisogni sul monumento. Quindi diventa proprio una parte acida distruttiva al massimo. Questi sono i dolmen di Luras. Questo è un esempio di Domus de Janas. Quindi le Domus de Janas sono sempre sepolture, però sono precedenti al nuragico, quindi appunto prima. Vari esempi di Domus de Janas. Questo è bellissimo, è Bonorba. Questo era un toro. Purtroppo durante la cristianizzazione, chiamiamola così, gli hanno tagliato la testa, quindi è Ti rimasto. hanno lasciato le palle però, Dentro il toro c'è una domus. Questa è Sapala Larga, molto bella, vedete sempre la rappresentazione dei cerchi concentrici, spirali. Qui è la scacchiera sul tetto. Qui abbiamo l'interno della Domus di Giana di Oniferi, dove ci sono gli omini capovolti, la rappresentazione della discesa, diciamo, negli inferi, per poi risalire in altre dimensioni. E questo ne è un esempio, vedete la riga che distingue il passaggio al di sotto e poi la rinascita. Quel punto lì che non mi ricordo. Sono le stelle dove devono andare. E l'omino scende, cioè va nelle stelle dove, diciamo, a casa, torna a casa. Poche parole. Questo Mauro l'ha chiamato un calcolatore elettronico perché ha questa particolarità di queste coppelle messe in una maniera molto speciale, che sono 3 a destra, 3 a sinistra, 3 alti, 3 in basso, e il significato è che all'interno di queste coppelle venivano messi dei cristalli o delle pietre e veniva modificata l'energia all'interno della domus. Quindi lo sciamano che aveva la funzione di occuparsi delle persone poteva sia dare beneficio che il contrario, quindi era proprio un modo per modificare l'energia all'interno. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Questa è l'Orsa Maggiore, quindi c'è sempre un collegamento tra le stelle e i siti, perché Cassiopea, dove c'è la porta, questa è un'altra domus, altre domus, vedete dall'alto sembrano degli spermatozoi che entrano all'interno della terra, quindi è anche un rito che rappresenta la fecondazione. Questo si trova su Crocifisso Mannu, e gli archeologi queste linee a terra le hanno chiamate le car roads, cioè praticamente il passaggio dei carri, ma se i carri fossero passati sopra queste linee si sarebbero frantumati nel giro di pochissimo. In realtà sono linee energetiche che servono per bonificare la terra e rendere molto energetica la parte sotto dove ci sono le Domus di Janas. Per esempio ci sono a Malta entrano addirittura nel mare, quindi sono carri subacquei anche che gli archeologi hanno preventivati. Vedete che bellezza? Sotto ci sono le Sottofondo anche 40-50 centimetri.
Io ho visto dove ci sono il passaggio dei carri reali, ho avuto la fortuna di entrare sotto la cattedrale di Perugia appena avevano scoperto. Io ho visto il passaggio dei carri della città sotterranea etrusca, no? E si vedono ancora il luccichio delle rocce, ma sono levigate completamente, cosa che non potrebbe accadere lì, e poi non hanno i bondi, sono lisce, perché questo qua spaccherebbe subito gli assi. E continuano imperterriti a dire le cose che non sono vere. Nuraghe? Molto tempo avete a disposizione. Vuoi dire qualcosa, Raimondo? No, la domanda che mi veniva in mente Dai, e che io ho propongo. visto che eri Ma pensieroso. quando si parla di cose megalitiche, nuragiche e compagnia cantante, ma per quale motivo tutte queste costruzioni sono riferite al morire? Ma dove abitavano questi? Cioè, allora evidentemente le case venivano fatte con materiale deperibile, tanto servivano solo per 20, 30, 40 anni, quanto campavano. E invece il materiale perfetto, magari fatto tipo calcestruzzo dei faraoni, quindi col silicio giusto, con la cella cubica o non cubica, quei millimetri che servivano per metabolizzare quel tipo di energia, e di quello tenevano conto loro. Io abitazioni dei nuragici non ne ho visto mai. E allora si potrebbero fare due domande a sintesi di tutta questa storia. Ma per quale motivo tutti, dico tutti, hanno paura di morire e nessuno ha paura di dormire? Altra domanda. Altra considerazione. Ma per quale motivo tutti cercano il successo nella vita? Non c'è nessuna legge che lo proibisce. Chi non c'ha il bagno se lo fa, chi c'ha un bagno se ne fa due, chi ha la casa se la fa, se ne ha una se ne fa due, se la affitta, compagnia cantante, eccetera. Perfetto. Ma perché nessuno ha la coscienza talmente allargata da cercare il successo nella morte? Ma se la vita dura 30-40 anni, una casa in più, una casa in meno mi farà poca differenza. Se sono ricco mi faranno un funerale più importante. Verranno in 52 invece che in 48, non lo so io. Ma io che vado come coscienza dall'altra parte, allora mi renderò conto che tutte le rivoluzioni che ha fatto l'umanità sono servite solo a cosa? A fare carne da macello? Ce l'abbiamo sotto gli occhi a ogni telegiornale odierno. Ma qual è allora la vera rivoluzione che renderebbe utile il fatto che noi viviamo? Ma è ovvio, no? È la rivoluzione della coscienza. Ma allora perché non ci mettiamo a studiare e cercare di capire che cos'è la coscienza? Io mi ricordo quando ero ragazzo, mio padre aveva il negozio, vendeva le scarpe, ma prima, parlo di decine e decine di anni fa, non è come ora che c'era il prezzo fisso, eccetera. No, prima era la cifra quella e poi era uno stiticidio l'addivenire alla cifra. A un certo punto c'era qualcuno che diceva, pulitevi le mani alla coscienza. Prima avevano tutte la giacchetta, ma le mani alla coscienza, volevo dire mettersi le mani al portafoglio prima, non alla coscienza come la intendiamo noi. Perché la coscienza che cos'è? Se non lo sapete, e lo sapete, ve lo dico io che cos'è la coscienza. La coscienza, quando è integrata, che come tutte le cose è fatta da tante parti, si chiama triade color test, questo sistema per riunire le parti spezzettate della coscienza. La coscienza va rimessa a posto e allora capite che la coscienza è il tutto, in inglese lo chiamano entanglement, la divinità è l'intreccio di tutte le cose, è la danza di Shiva, sono le onde che si intruppano tra di loro, una volta fanno una cosa costruttiva, una volta fanno una cosa distruttiva, ma comunque quello che conta non è il soggetto o l'oggetto, quello che conta è il verbo, è quella cosa che li unisce.
ma la cosa che unisce una parte con l'altra non deve essere una cosa statica, tipo la risonanza che è fatta col rapporto di 1 a 2, che è il rapporto che c'è tra un'ottava musicale e l'altra. Va bene, 2 a 1 è un bel rapporto, perché è quello che determina quello che noi chiamiamo l'amore, l'eros. E l'abbiamo detto, eros è l'anagramma di rose, e per quello dicono se sono rose fioriranno quando due si mettono assieme. Il rapporto, giocoforza, deve essere un rapporto che si muove, e il rapporto che si muove deve essere per forza fatto da quei numeri che gli intelligentoni degli scienziati chiamano irrazionali. Ma quando mai un numero è irrazionale? Perché non finisce mai. Ma se un numero non finisce mai, il pi greco, il φ, tutta quella roba lì, 1, 618 e fischia, sono quei numeri che tu li puoi usare a fisarmonica. E dunque se non finisce mai vuol dire che non ci sarà mai fine, ed è quell'equilibrio instabile determinato dall'evoluzione della tua coscienza che ti farà trovare la strada giusta quando muori. E torniamo a bomba, è sempre lì. La vita deve essere passata per capire come morire. Ma questo, guardate, che è una cosa talmente importante che non si può più non ricorrere all'unione della scienza e della religione, che prima era un tutt'uno. Ma lo sapete come si chiamava? Si chiamava magia, atto magico, architettura alchemica. Noi adesso abbiamo finora parlato solo della rete di Altman, che è una rete magnetica, ma di reti ne esistono 50.000 e noi facciamo riferimento almeno a 2. Una di terra, la rete di Altman, che come ha detto Cinzia, cammina, procede dal centro della Terra e va verso la superficie della Terra, e lì si presenta a quadrati o rettangoli, occhio e croce, ma sono vivi, si muovono. Quindi quando si fa l'incubazione non bisogna mettersi sul cubo, cioè sulle linee del cubo, no, perché sono linee di luce, ti bruciano. Chi ha la sclerosi a placche deve spostarsi, perché dorme sulle reti di Altman, che sono reti che ovviamente sono magnetiche ma producono l'elettricità perché si muovono, e tutto quel movimento si mangia la mielina e quella non riesce più a camminare. E allora questa rete però non è che nasce dalla Terra, arriva dal cielo sotto forma di rete elettrica, si chiama la rete di Kerry, che è fatta nello stesso modo, però quella rete che è elettrica non sarebbe atterrata sulla Terra se non ci fosse stata, come l'aereo tira dritto se non c'è sotto l'aeroporto. Quando arriva in prossimità di un pianeta, la Terra nel nostro caso, viene attratta, quindi rallenta, forma dei vortici, per esempio un Uranie, per esempio, e quella rete si trasmuta in se stessa perché è camaleontica. Il fotone, l'abbiamo detto, è un camaleonte, perché il fotone è fatto a X. Sopra c'è la parte, c'è il V vittoria elettrico e sotto c'è il V vittoria magnetico. E a seconda della convenienza si trasmuta da sotto a sopra. È evidente questo, no? E quindi com'è che si trasmuta? Se tu devi avere successo nella morte, cosa devi fare? Devi fare quello che facevi in vita, devi cavalcare l'onda. Per avere successo bisogna cavalcare l'onda, ma tu sei un'onda. Sì, ma sei un'onda piccola, e allora tu ti devi mettere a cavallo di un'onda più grande. Dentro ogni sito megalitico entra un'onda grande che l'umanità ha scoperto nel 2017 attraverso delle strumentazioni che si chiamano interferometri. Interferometri. E sono fatti come le bacchette che usa Mauro, così. Quindi quando tu ne metti uno così e uno reciproco, hai fatto le corna della tomba leggermente alla parte tombale. Quindi c'è un interferometro con un altro. Ecco dove nasce la croce, dove fanno la crucifissione del cristallo.
voi non troverete nessun termine riferito a quello che noi conosciamo come Gesù Cristo che non abbia a che fare con la luce. Si è illuminato. La prima cosa, l'illuminazione. Sì, ma l'illuminazione è un termine. Quindi cosa dobbiamo fare in modo noi? Dobbiamo fare in modo che la prigione che è costituita dalla rete di Archiman, che è una rete magnetica che ci tiene imprigionate nella matrice della terza dimensione che è densa, dobbiamo attraverso il sapiente utilizzo della coscienza risvegliata fare il capovolto e farla diventare una croce fusione, perché la fusione è quella che avviene in tutti i siti megalitici ed è la stessa cosa che avviene nel Sole. Nel Sole sono i 3 isotopi dell'idrogeno che si fondono tra di loro, si chiamano H1, H2, H3. Sono il prozio, il deuterio e il trizio. Questi si mettono assieme e producono energia gratis e alla fine producono l'elio. Quindi sotto ogni portello di tomba dei giganti ci sono quintalate, a stramiliardi, tonnellate di elio plasmatico. Ma l'anima è un plasma. Aspetta, devo dire la cosa più importante. Eccola. L'anima è un plasma e allora questo plasma, se io lo mollo quando me ne vado da qui, se lo mollo a capocchia per l'appunto, perché dal capo esce, quello si perde. Perché va una destra, l'altro a sinistra. Quello è l'inferno perché non trova la via per tornare a casa. Allora io come faccio a farlo uscire nel modo giusto? Devo dare al plasma, che è formato da 1000 pezzettini, un contenimento magnetico. E come glielo do? Col sito che è orientato. Quello che spedisco è ovest-est e quello che lo contiene è nord-sud. Quindi ho un magnetismo nord-sud che mi crea un contenimento magnetico di quello che deve andare su, che è la parte elettrica. E lo sapete come si chiama quello? Si chiama condensato di Bose-Einstein. Quindi è una cosa fisica che noi conosciamo e sappiamo che l'anima è formata dai bosoni vettoriali W negativo, W positivo e Z con zero. Rubbia nell'84 ha preso il premio Nobel per aver scoperto i bosoni vettoriali, che sono dei bosoni che trasportano informazione. E l'informazione è quella che poi si condensa e dà origine alla vita carnificata come la conosciamo noi. Quindi noi dobbiamo imparare a volare, cioè a ridiventare dal bruco, che è la parte indietro della tomba dei giganti, attraverso la crisalide, che è la parte tombale, dobbiamo ridiventare quella farfalla che eravamo prima e che ha atterrato quando è venuta. L'accabadora è quella che manda su se non ci riesce, ma è la stessa che ci ha fatto nascere. L'accabadora è la levatrice, non è che sono 2 personaggi diversi. Quindi è un tutt'uno, l'abbiamo detto, no? Arrivi elettrico, rimani magnetico e poi ridiventi elettrico. A tuo piacimento però, non c'è nessuno né che ti manda né che ti richiama e tantomeno che ti giudica. Sei tu giudice di te stesso e devi guardarti dentro però, perché se guardi fuori la realtà la vedi binaria, bianco e nero, perché abbiamo 2 occhi. Devi guardare la realtà col rapporto tra gli occhi, col terzo occhio, e dunque devi guardare dentro. Come? Con la ghiandola pineale, pinocchio, l'occhio del pinne. Pineale, quello vuol dire, e ale in greco vuol dire scuotere, pin è il pin che digitate quando andate a prelevare. E la pineale ha un occhio solo e guarda dentro, perché fuori c'è il film che cambia ogni minuto. Il film è un'illusione. È con l'intuito e con l'andare dentro che vedete la realtà vera che non cambia mai. E cos'è quella cosa che non cambia mai? L'Anumu, la coscienza, che è totale, noi ce l'abbiamo totale. Allora perché ce ne manca? È perché la consapevolezza del gradino dove siamo.
E allora, visto che siamo su un gradino e di sicuro c'è uno davanti e uno dietro, e facciamola girare l'informazione, mannaggia, che appena facciamo la massa critica andiamo tutti in cielo. Il discorso è semplicissimo. Buon viaggio. In fondo non balla. Adesso torniamo un attimino alle slide che facciamo vedere. Sono i momenti clou dei nuraghi, dove nei momenti del solstizio accade qualcosa di particolare in alcuni nuraghi, dove vediamo questa forma luminosa che entra dalla parte apicale del monumento e va a colpire una nicchia particolare. Vedete un po' cosa si vede? Si vede un campo energetico, l'aura che si sviluppa proprio nel luogo dove uno va a collocarsi, vedete? Fantastica. Questo è il raggio. Questo è il raggio, vedete varie fasi. Adesso devo correre perché sennò è già tardissimo. Vedete la parte dell'aura come si vede bene? C'è qualcuno qua che ricordava che qualcuno ha visto anni fa, li ho portati a Paolo a vedere l'aura in una grotta, no? È un punto iniziatico dove una volta che si vede lì la vedranno sempre. Ed era l'effetto che si vedeva nella grotta attraverso le mani, no? Vedevi proprio queste forme di luminosità che uscivano dalle mani. Ricordo ancora un fatto che avevo portato 2 fisici un giorno con me, scettici di natura, no? Quando hanno visto questo fenomeno, sapete quanto parolacce hanno detto? Non avete un'idea. È crollato un mondo, perché non era solamente la parte materiale, ma anche la parte immateriale che c'è e ci circonda. Qui sono io, uscito stranamente una foto con la mia testa al contrario, vabbè, che sia anomalo e normale, vabbè. Qui abbiamo invece un altro fenomeno che avviene nel solstizio d'inverno. Siamo nel nuraghe di Tuschiedo San Nicolò. No, Com'è? Villanova Tuschiedo. Vedete un attimino che già c'è una forma di testa di toro. Il sole entra e vedete il toro che entra proprio dentro, lo vedete? Fantastico, no? E si staglia poi sulla parete. Momenti particolari in cui sicuramente questa visione creava un fascino particolare, un'atmosfera magica. Tombe di giganti, vediamo un po'. Vedete, queste sono le focali magnetiche, abbiamo focale 1 e focale 2. Queste sono le forme che poi genera nei vari tipi di monumenti. Qui siamo a Zachena, Mirolghi, Codueccio, che abbiamo detto prima con Raimondo la bellezza della stele. Qui siamo a Palau davanti a Montecano con le Mizzani. I Mizzani, vedete tutte le persone che sono sedute o sdraiate per fare terapia incubazione. Qui siamo a Cagliari. Questa tomba purtroppo bellissima, l'hanno devastata alcuni personaggi oscuri del luogo, dove fanno riti satanici. Quindi l'energia rimane estremamente negativa quando si fanno determinate azioni nei luoghi, perché ricordate che la terra ricorda tutto quello che avviene viene ricordato anche nei millenni. Qui abbiamo una serie di tombe di giganti, tamburi di Macomer, qui siamo a Forni, a Madau, ce ne sono addirittura 5 qui tutti assieme. Vedete la famosa barca che naviga al contrario, viaggia verso le stelle, e viaggia verso un punto particolare, perché dagli scavi hanno dedotto praticamente che nel pavimento c'erano una serie di quarzi bianchi che danno luce, quindi sono una parte d'acqua che naviga, quindi riferita alla Via Lattea. Fantastica come idea. Qui abbiamo un'altra serie di monumenti e qui abbiamo la storia, quello che ci raccontano gli autori classici. Dice: certe persone afflitte da infermità se ne andavano presso le tombe degli eroi di Sardegna e li si curavano. Costoro quindi giacevano così per dormire per una durata di 5 giorni, dopodiché, svegliandosi, ritenevano che il momento in cui si restavano fosse lo stesso in cui si erano adagiati presso i loro eroi.
Io quando l'ho scoperto non ho inventato nulla, ho riscoperto quello che erano gli antichi scritti degli autori classici. Qui vediamo una donna che sta facendo terapia per la cervicale. Qui abbiamo un caso spettacolare di guarigione di una bambina affetta da osteomielite. Vedete, prima della terapia, vedete nella freccetta, indica proprio che stava mangiando l'osso, no? Stava deteriorando. 9 giorni di terapia, l'osso è ricresciuto perfettamente. Mi sono incazzato perché poi, contento di quello che era avvenuto, però io dico, chi ha fatto la radiografia non si è messo in mente, dice ma cosa è successo, perché è avvenuto? Non credo che sia tutti i giorni che avvenga un fenomeno del genere. Sono fenomeni da studiare, da approfondire. Manco per le palle ne passa pure. E qui abbiamo la tomba dei giganti sempre qui con l'effetto luce che avviene nei momenti degli equinozi. Entra dentro all'interno del portello e illumina tutta la camera funeraria. Poi abbiamo i pozzi, devo correre un po'. Qui abbiamo alcuni pozzi sacri, però il più famoso è quello di Santa Cristina di Paoli Latino, no? Perché c'ha questi gradini che salgono? C'ha questi gradini che salgono, vedete? Sono in basso, quelli scendono, ma ci sono anche quelli che salgono. Il motivo è semplice, è accompagnare l'anima nell'aldilà, in alcuni momenti particolari. Vedete poi la scala ha delle variazioni energetiche diverse, man mano che si scende c'è un'energia molto più forte, e quindi danno una carica energetica possente all'organismo. Ecco, questo l'ho scoperto nel 2002-2003, in quella data lì. Stavo facendo una ricerca d'acqua calda per le terme di Sardara. Andata a buon fine con 39 litri e mezzo d'acqua al secondo a 67 gradi. Sono andato di lusso. Rientrando, passiamo davanti a Santa Cristina, c'è un amico che dice fammi la foto perché guarda, quello che vedo è impressionante. Eravamo tipo il 22-23 di settembre di quell'anno. Vedete quell'immagine? Io sono lì, mi colpisce questo raggio di sole, fa ombra nell'acqua, questa immagine viene riflessa a mo' di specchio sulla parete laterale e io sono in alto che sto camminando sulla scala alta, quindi sto andando verso le stelle. Quindi è un pozzo esoterico fantastico che indica la vita, la morte, per il tornare nell'acqua e la rinascita verso il cielo. In questo caso è Orione. Vedete l'uomo che diventa farfalla, bozzo e farfalla, tutte e due abbiamo le figure assieme. Vedete cosa si forma in quel momento? Ed è riferita a Orione. Cosa ne sapevano loro? Che in quel momento avevano davanti Orione, quando è pieno giorno. Questo potevano spiegare ai nostri grandi scienziati, che dicono tutto, però non conoscevano il cielo, capito? E non sapevano neanche navigare. Si chiamavano trogloditi. Bellissime immagini queste, vedete? Ci sono una serie di villaggi, che ci sono questi abitti, abbiamo il labirinto, la struttura quella circolare, col tempio in una parte destra, i templi, i villaggi naturalmente dove vedete le forme geometriche della terra sono talmente chiare, poi quando sono tondeggianti sono di tipo femminile, quindi cultura matriarcale, quando sono spigolosi sono realizzati per cultura patriarcale. Però quella che preferisco è quella matriarcale perché c'è una leggerezza, un'affinità, una circolazione dell'energia che è perfetta. Gli spigoli e gli angoli invece spostano l'energia nei vari punti diversi. La cosa più bella comunque è esaminando le ceramiche
che molte volte troviamo sui luoghi, troviamo che hanno un'energia molto molto elevata. Stiamo parlando di attrezzature da cucina deteriorate, fatte naturalmente di coccio, che mantengono ancora oggi le caratteristiche invariate dell'energia che gli hanno dato, gli hanno impresso gli antichi. Sono passati 3.000 anni almeno in quel caso, ma se parliamo del Neolitico parliamo di 7, 8, 10.000 anni fa anche. Quindi la capacità di dare quella forza anche ai utensili utilizzati comunemente durante la giornata, perché non perdessero mai energia, anzi che caricassero ancora di più di forza loro nella loro vita quotidiana. Questo è fantastico. È un sinonimo di amore poi, che è bellissimo. Ciò sta a significare anche che se hanno costruito tanto, vuol dire che non c'era la guerra. Quindi anche lì un sacco di panzanate, perché io non costruisco se c'è la guerra. A un certo momento finisce il periodo d'oro che è intorno al 1800 a.C., perché hanno cambiato completamente i connotati di quel tipo di cultura sociale. Insieme a San Giorgio, a Palau, dove c'è la barca, dove è una barca iniziatica, dove a fianco ci sono dei gradini dove si può sedere, e lì si può fare un viaggio che ha molta sensibilità, può fare questo viaggio famoso astrale. Vedete, questa è libera da persone. Ricordo che c'è stato un comandante che avevamo noi in ufficio, che era venuto con la moglie insieme a altri personaggi. Era un uomo che parlava sempre, non come Ramondo, pure peggio. Quindi, diceva queste cose, balla, ma sapete cosa è successo? Che la moglie lo fa sdraiare e va in trance l'uomo e non si riusciva più a risvegliarlo poi. La moglie è contenta, che ha detto finalmente c'è stato qualcosa di fantastico, mi ha svegliato un po'. Non si sveglia. E invece la cosa più orribile che ho sentito è, questa è la famosa sella della ricarica sessuale, oppure per problemi urogenitali anche femminili. Ecco. Questa roccia ha fatto nascere diversi bambini gemelli, gente che non poteva avere manco più figli, bambini, no? Quindi sono stati una sorta di quasi miracolo, che in realtà poi non è un miracolo, perché nel 2014 ho partecipato a un convegno di cui io proprio non ci dovevo essere per niente, perché non era il mio argomento. Mi piace l'argomento, però era un po' fuori luogo. Ho partecipato a un convegno con 900 professori di tutto il mondo di ginecologia e ostetricia. Interessante, vero? Tu devi vedere le facce di questi tipi, orribili. E io ho parlato del culto della fertilità in antico, in cui si usavano gli scivoli della fertilità, che se uno si ragiona sopra non c'è nulla di magico, perché se tu scivoli sopra un qualcosa crei un campo elettrico che va a stimolare una parte che magari è dormiente. Di magico non c'è assolutamente nulla. Mi hanno fatto un grande applauso per questo, tutti i grandi professori. Poi ho parlato dei vari culti che avvenivano in quei tempi, per quello che ci è dato sapere, poi sicuramente ce ne saranno tanti altri che ci sfuggono o non conosciamo. E questa è la mano dell'aura, la vedete? E questa è l'energia che era stata fotografata a San Giorgio un venerdì santo, che esce dal pavimento. Una foto a 400 ASA, è una di centinaia di foto che sono state fatte, però questa ha immagazzinato bene questa forza che esce dal pavimento. E grazie per la comprensione. C'avevo un'altra parte, però Raimondo ne ha tagliato un pezzo, quindi non voglio tediarvi perché sono 9 meno un quarto. Grazie.